Dante intraprende un viaggio che sfida i limiti della comprensione umana. L'esperienza dell'Empireo, la dimora di Dio, è così trascendente che la mente umana fatica a contenerla. Ciò che viene narrato è un frammento, un eco di una visione che supera ogni immaginazione. Si assiste a un'ascensione che non è solo fisica, ma anche spirituale, un movimento verso la fonte stessa della luce divina. Beatrice fissa il sole, i suoi occhi brillano di una luce intensa, quasi soprannaturale. Dante, seguendo il suo sguardo, sente un cambiamento profondo dentro di sé, una sensazione di elevazione che lo trasforma. Trasumanar. Un passaggio dall'umano al divino, un'esperienza che sfida ogni parola, ogni descrizione. Dante e Beatrice emergono in una nebulosa luminosa, un regno di luce soffusa e misteriosa. Si muovono attraverso di essa lentamente, quasi con timore reverenziale, come raggi di luce che attraversano un cristallo prezioso. Il primo cielo, quello della luna, qui Dante, con il suo corpo mortale, sperimenta un miracolo. Attraversa la sostanza celeste senza romperla, senza alterarne la forma, come la luce che passa attraverso un vetro limpido. È un'esperienza che sfida le leggi della fisica, che mette in discussione ciò che l'uomo crede di sapere. Nel paradiso la fede supera la ragione, apre le porte a una comprensione più profonda. Ma come è possibile? La materia non può passare attraverso la materia. È una legge fondamentale della natura. La fede permette di comprendere ciò che la ragione non può. Nei cieli le verità di Dio si rivelano chiare e semplici, al di là delle limitazioni umane. Quelle ombre. Forse la luna è fatta di materiali diversi, alcuni più densi di altri, che assorbono la luce in modo diverso. Non è la densità della luna a creare quelle ombre. La luce che si vede nei cieli proviene dall'Empireo, la fonte di ogni luce. E ogni sfera celeste riflette questa luce in modo diverso, in base alla sua posizione, alla sua perfezione. La luna, essendo la più vicina alla Terra, è la meno perfetta e quindi la meno luminosa. Dante, colmo di meraviglia, si rivolge a Beatrice per ringraziarla delle spiegazioni ricevute, ma qualcosa cattura il suo sguardo. O Spirito Beato, dimmi chi sei e quale destino ti ha condotta qui. Non mi riconosci, Dante? Io fui Piccarda Donati, tua amica nei giorni della giovinezza. La volontà divina mi ha condotta qui. La mia sorella, che tra bella e buona non so qual fosse più, trionfa lieta nell'alto Olimpo già di sua corona. Dante ricorda le parole di Forese Donati nel Purgatorio, quando gli aveva annunciato che sua sorella Piccarda trionfava già in paradiso. Ora
vedendola splendere di luce divina, le chiede se non sarebbe più felice in un cielo più vicino a Dio. Dante caro, noi siamo pienamente felici perché seguiamo la volontà di Dio. In ogni cielo la gioia è la stessa, perché tutto è parte del suo ordine perfetto. Beatrice, dimmi, quale legge divina ha assegnato Piccarda a questo cielo? E quali anime dimorano qui, nel regno più lontano dall'Empireo? Le anime che vedi in questo cielo furono fedeli a Dio, ma in terra non mantennero pienamente i voti sacri che avevano pronunciato. Non per loro volontà, ma per costrizione altrui, vennero meno al giuramento fatto. E poiché il loro libero arbitrio fu in parte offuscato, qui risiedono, nel cielo più lontano dall'Empireo. Tuttavia, la loro beatitudine è perfetta, poiché nessuna anima in paradiso desidera altro che compiere la volontà divina. Quale voto non hai potuto compiere? Entrai giovane tra le clarisse di Firenze, ma i miei fratelli mi portarono via con la forza e mi costrinsero a sposarmi. Il dolore fu tanto che la mia vita si spense presto. Questa è Costanza d'Altavilla. Anche lei fu tolta al convento e data in sposa, ma nel cuore restò fedele al suo voto. Fu madre di Federico II, ma mai dimenticò la sua prima promessa. Dante è turbato dopo l'incontro con Piccarda e Costanza. Due dubbi lo assillano, ma Beatrice li intuisce subito e decide di chiarirli. Ti chiedi se queste anime siano colpevoli, dato che furono costrette a lasciare il monastero, e ti domandi anche se le anime tornino alle stelle, come diceva Platone. Le anime non abitano le stelle, ma risiedono nell'Empireo. Si manifestano nei cieli per farti comprendere meglio i diversi gradi di beatitudine. Platone non sbagliava del tutto, parlava dell'influsso astrale, non dell'origine delle anime. Riguardo a Piccarda e Costanza, esse subirono violenza, ma avrebbero potuto resistere fino alla fine, anche a costo di soffrire di più. Per questo si trovano nel cielo della luna. La loro volontà non fu assoluta, ma condizionata dalla paura. È possibile compensare i voti mancanti con altre opere di uguale peso? Ciò che è stato promesso può, in alcuni casi, essere cambiato con il permesso della Chiesa, ma solo con un impegno ancora maggiore. Tuttavia, vi sono voti inestimabili, come quelli di castità e obbedienza, che non possono essere rimpiazzati in alcun modo. Beatrice prosegue mettendo in guardia contro i voti presi alla leggera. Rammenta di non fare promesse avventate, di non comportarsi come pecore senza senno, e ricorda che per ottenere la salvezza è sufficiente seguire le scritture e la guida della Chiesa. Mentre le sue parole risuonano, Dante e Beatrice ascendono al secondo cielo, il cielo di Mercurio, dove dimorano le anime di coloro che in vita operarono per il bene, spinti dal desiderio di onore e gloria. Vai, Dante. Chiedi. O anima beata, chi sei? E perché ti trovi in questo cielo? O pellegrino dell'eterno viaggio, ascolta la mia voce e conosci la storia dell'aquila, il segno di Roma che il volere divino volle guida del mondo.
Dopo che Costantino il Grande trasferì nel 330 la sede imperiale da Roma a Bisanzio, la sacra insegna dell'aquila continuò a dominare per 2 secoli. Re e imperatori la portarono in battaglia, fino a giungere nelle mie mani. A me fu dato il compito di ordinare le leggi, affinché l'impero vivesse nell'armonia della giustizia. Ma prima di volgere la mia mente a tale impresa, fui traviato da dottrina falsa. Credevo che Cristo fosse solo Dio e non anche uomo, poiché tale errore predicavano i monofisiti. Ma la grazia divina mi raggiunse per mezzo di Agapito, il benedetto pontefice. Egli aprì i miei occhi ed io compresi. Cristo è insieme uomo e Dio, come 2 nature in un solo essere, inscindibili e perfette. Solo allora potei adempiere al mio compito. Affidai al prode Belisario la difesa dell'impero, mentre io ordinavo la legge. Così il volere divino si compì e Roma rinnovò il suo splendore. O nobile sovrano, vedo nel tuo racconto il filo invisibile che lega gli eventi, come se la storia stessa fosse guidata da una volontà suprema. Ma dimmi, qual fu il vero destino di Roma? Non fu il caso, né la forza degli uomini a far sorgere Roma, ma un disegno più grande. Sotto il segno di Marte e nel sangue di un fratello, Romolo tracciò il primo solco, senza sapere che stava ponendo le fondamenta della volontà divina. Ma Dio non voleva un regno guidato da un solo uomo. Per questo, nel 509 a.C., Roma cacciò il suo ultimo re e si diede nuove leggi. Nacque la Repubblica e con essa l'idea di un ordine destinato a reggere il mondo. Le prove furono ardue. Cartagine, con il suo potere marittimo, sfidò Roma per il dominio del Mediterraneo, ma la volontà di Dio non poteva essere fermata. Nel 146 a.C., la città di Annibale fu ridotta in cenere e Roma divenne padrona delle terre conosciute. Ma quando l'orgoglio degli uomini si fece troppo grande, Dio mandò un segno, un uomo capace di spezzare l'antico ordine e preparare la via a un regno più grande. Giulio Cesare attraversò il Rubicone nel 49 a.C., ponendo fine alla Repubblica. Non fu lui però a compiere il destino di Roma. Quel compito spettava a Ottaviano, che divenne Augusto, il primo imperatore. Era il 27 a.C. In quell'epoca di pace, mentre Roma si credeva invincibile, in una remota provincia d'Oriente, Dio si fece uomo. La venuta di Cristo fu il vero scopo dell'impero. Roma non aveva conquistato il mondo per sé, ma perché il Vangelo potesse raggiungere ogni terra. Quando la croce si eresse sul Golgota, Tiberio regnava. Era il 30 d.C., ma il legno della croce era più forte del ferro delle legioni. La città che aveva portato l'ordine nel mondo si trovò di fronte alla verità suprema. E la profezia si compì. Nel 70 d.C., sotto Tito, Gerusalemme cadde e il Tempio fu ridotto in cenere. Ma Dio non aveva abbandonato Roma. L'impero, inconsapevolmente, portava avanti il suo disegno. Poi giunse un segno decisivo. Costantino vide in cielo una croce e capì che Roma non poteva opporsi alla volontà di Dio. Nel 313 d.C., l'editto di Milano pose fine alle persecuzioni contro i cristiani e quando Costantino spostò la capitale a Costantinopoli nel 330, non fu un tradimento, ma un passo necessario. L'Aquila doveva posarsi in Oriente
dove la fede sarebbe cresciuta. E infine l'aquila giunse nelle mie mani. Io, Giustiniano, raccolsi il destino di Roma, non con la spada, ma con la legge. Sapevo che l'impero non era solo conquista, ma giustizia. Per questo, ispirato da Dio, raccolsi le leggi di Roma nel Corpus Iuris Civilis, affinché l'ordine di Roma, che un tempo serviva la guerra, ora servisse la pace. Così Roma non morì, perché Roma non era solo mura e legioni, ma il braccio stesso della provvidenza. Ma gli uomini non compresero il disegno divino. Roma fu dilaniata da lotte fratricide e l'Aquila, fatta per la giustizia, divenne preda di fazioni. Giustiniano scaglia il suo sdegno contro i Guelfi e i Ghibellini, le fazioni che lacerarono l'Italia. Eppure, molti uomini sulla terra si muovono spinti dalla gloria e dalla fama. Qual è la loro sorte nell'eterno regno? Vi sono anime che operarono con virtù, ma per la gloria e non solo per il bene. Per questo la loro beatitudine è minore. Osserva tra noi Romeo di Villanova. Egli servì con giustizia Raimondo Berengario, fece delle sue figlie regine e arricchì il suo signore, ma fu ripagato con ingratitudine. Cacciato, mendicò il pane, ma la sua anima non fu macchiata dall'ingiustizia degli uomini. Dante ascolta con attenzione. Forse egli stesso rivede in Romeo il proprio destino, un uomo giusto, in esilio, privato di ogni cosa. Ahimè, Roma ha dimenticato il valore dei giusti e l'ingiustizia regna sulla terra. Ma non qui, viandante. In questo luogo ogni anima conosce il suo giusto posto, senza invidia né dolore. Chi riceve meno gloria non ne soffre, perché la beatitudine è perfetta per ciascuno, secondo il disegno divino. Giustiniano e le anime del cielo di Mercurio si allontanano cantando un inno di lode. Dante resta in silenzio, il cuore colmo di domande. Beatrice, come può la morte di Cristo essere stata giusta se puniva l'uomo peccatore? E perché, allora, la distruzione del Tempio di Gerusalemme fu anch'essa giusta? La natura umana di Cristo ereditava la colpa di Adamo, dunque la sua crocifissione fu giusta punizione. Ma gli ebrei, non riconoscendo la sua divinità, lo condannarono come sacrilego. Per questo Tito punì il loro errore con la distruzione del Tempio. Era davvero necessaria la crocifissione per redimere l'umanità? L'uomo, creato libero e incorruttibile, cadde con il peccato di Adamo. Solo Dio poteva riscattarlo. Assumendo natura umana in Cristo, fu giusto nel punirla e misericordioso nel sacrificarsi. Se Dio crea solo cose immortali, perché tutto ciò che vedo si corrompe e muore? Ciò che Dio ha creato direttamente è incorruttibile, ma ciò che nasce da cause seconde, come piante e animali, è soggetto al tempo. L'uomo, invece, è immortale nell'anima e il suo corpo risorgerà nel giudizio universale. Le parole di Beatrice rischiarano l'anima di Dante. Il viaggio continua, con nuove verità scolpite nel suo cuore.